The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò di una stampante mostruosa, la Sovol 3D modello SV04 Pro IDEX, una stampante 3D con un volume di stampa molto grande, come potete vedere, e che ha la particolarità di avere ben due estrusori, due hot-end indipendenti che comunque lavorano contemporaneamente, ora vedremo, con due sensori di fine filamento, due bobine, in poche parole abbiamo due stampanti in uno. Oggi vi farò vedere alcune stampe che ho eseguito, parleremo un pochettino delle impostazioni, insomma vedremo una stampante diversa dalle altre. Vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione se volete vedere il prodotto o eventualmente acquistarlo, sperando di riuscire a farmi dare un codice di sconto perché il suo prezzo sicuramente non è indifferente. Attualmente è $599, quindi 525 euro circa. Speriamo di riuscire a ottenere un buon codice di sconto se il fornitore ne avrà disponibili, in modo appunto da farvi risparmiare. Ma adesso vi faccio alcune inquadrature da vicino e vi farò vedere anche alcune stampe che ho eseguito. Iniziamo. E allora ragazzi, siamo pronti a guardare quindi la stampante da vicino in tutta la sua bellezza, ma prima come sempre voglio farvi vedere un rapido video dell'unboxing e un video velocissimo anche del montaggio. Bene, visto quindi il video dell'unboxing e del montaggio, adesso parliamo della stampante. Ha una struttura con profili in alluminio, arriva già montata praticamente al 90%. Dobbiamo solamente occuparci quindi di montare il castello che tiene l'asse Z, alcuni pezzi, e questo si fa davvero in pochissimi minuti. Allora, sulla parte iniziale abbiamo già una cosa che ho gradito tantissimo, quindi una rotellina per regolare la tensione della cinghia dell'asse Y. Asse Y che ovviamente fa muovere un piatto di stampa, è in metallo, quindi magnetico, si può staccare facilmente, e fletterlo per staccare i pezzi. Comunque questa superficie ruvida offre un'ottima adesione durante la stampa e ci rende molto facile la manovra di distacco dei pezzi. Sulla parte bassa abbiamo delle rotelline per regolare l'altezza del piatto di stampa, assieme all'autolivellamento che ci offre il display. Sulla sinistra, sotto al piatto di stampa, abbiamo un ingresso per la scheda SD e un ingresso micro USB di tipo C, e questo è l'ampio display touch. Sulla destra troviamo il tasto di accensione e l'ingresso per l'alimentazione elettrica, e questo è l'asse che fa muovere i due hot-end. Guardate che meraviglia! Si tratta di due hot-end Direct Drive IDEX, quindi due hot-end gemelli, però speculari. Come vedete sono praticamente uguali, sono ovviamente Direct Drive e quindi permettono di stampare filamento come TPU, oltre a PLA e tanti altri tipi di filamento.
Sulla destra di questo hot end e sulla sinistra dell'altro troviamo questi due contenitori che servono a far cadere al suo interno il filamento che viene estruso mentre la stampante non sta stampando, ed è una cosa buona perché solitamente va a insinuarsi qua nei profili, tra l'altro profili che da questa parte sono protetti. Sulla parte alta troviamo i due reggi bobina e due sensori di fine filamento, con queste due rotelline che fanno anche da guida per lo stesso filamento, davvero studiata molto bene. I sensori di fine corsa dell'asse X sono ottici, invece il sensore di fine corsa dell'asse Y è il classico sensore a interruttore. E adesso parliamo un pochino pure delle caratteristiche tecniche. Quindi ha un volume di stampa di 300 mm di larghezza per 300 di profondità e 400 mm di altezza. Una scheda madre silenziosa Creality V5 a 32 bit. È dotata su un solo estrusore di BL Touch, quindi ci permette l'autolivellamento. E i filamenti che si possono stampare con questa stampante sono ASA, PLA, PVA, PETG, TPU, ABS, Wood e tanto altro. Praticamente stampa di tutto. Ci dà la possibilità tramite questi due estrusori di stampare dei pezzi che siano o clonati, quindi uno stampato da una parte del piatto e contemporaneamente uno stampato dall'altra parte, oppure di stampare due pezzi che siano speculari fra di loro, ma anche e soprattutto di stampare un pezzo composto da più colori, come questo cubo che vedete al centro, anche se tutto ciò richiede una calibrazione precisa. Infatti sulla parte frontale vedete questi due scarti di lavorazione, chiamiamoli così, che mi sono serviti proprio per eseguire la calibrazione dei due hot end in modo che si muovano perfettamente, perché la macchina in realtà sa dove si trova un estrusore, ma se non gli diciamo dove si trova il secondo non può stampare in modo allineato, e infatti a causa di un mio errore di calibrazione questo cubo ha un mezzo millimetro di errore. Perdonatemi, questo è dipeso da me. Per quanto riguarda la struttura, essendo così pesante e avendo due estrusori, ovviamente ha un doppio motore dell'asse Z con due viti senza fine che riescono a sollevare con molta precisione tutto l'asse, e in caso di improvvisa interruzione della stampante, sia nel caso in cui dovesse finire la corrente, nel caso in cui dovessimo spegnere la stampante o nel caso in cui dovesse finire il filamento, è possibile riesumare la stampa e continuarla successivamente. Ora vi faccio qualche inquadratura dettagliata della stampante per farvi vedere tutti i particolari. Scusate se è un po' impolverata, però ho finito di stampare da almeno una settimana e il mio laboratorio sicuramente non è l'ambiente più adatto, però guardate, è fatta davvero molto bene. Anche il montaggio risulta semplicissimo e molto rapido, come vi ho detto inizialmente, quindi è una stampante che finora mi ha dato delle belle soddisfazioni. Quindi a proposito di soddisfazioni, guardiamo i pezzi che ho stampato. La prima stampa che ho eseguito sono stati questi due cubi stampati contemporaneamente. Come vedete, il pezzo bianco è stato stampato molto bene perché la calibrazione va fatta sull'estrusore, quindi sull'hot end di sinistra. Dopodiché è necessario regolare l'altezza del secondo hot end tramite questa rotellina, quindi questo seguirà il livellamento dell'altro estrusore. E a parte un paio di righe che si sono formate nella parete esterna, comunque come cubo mi piace, è riuscito molto bene. Invece quello di destra, quindi quello stampato con l'estrusore che va calibrato con la rotellina, essendo la mia prima stampa, non sono riuscito a calibrarlo correttamente nella parte iniziale. Infatti se guardate la parte bassa non aveva aderito bene, ma sono intervenuto quasi subito regolando la rotella, insomma alla fine la stampa si è ripresa e è riuscito quasi perfettamente. Rispetto alle misure, per quanto riguarda le misure laterali, ovviamente l'altezza è stata compromessa, però comunque vedere stampare una stampante due pezzi gemelli contemporaneamente è una bella soddisfazione.
Dopodiché ho stampato anche queste barchette. Durante la stampa però non so cosa sia accaduto, perché questa 3D Bench è diversa dalle altre, forse dipende dal G-code, infatti manca un pezzo in entrambi e questo mi fa sospettare che sia proprio una questione di difetto del G-code, perché altrimenti se fosse dipeso da un problema di filamento o quanto altro si sarebbe verificato solo su uno dei due pezzi, invece manca in entrambi. Come vedete la stampa è riuscita bene, mi piace come barchetta, c'è solamente un problema nella parte bassa dello scafo, ma sono comunque problemi sorvolabili che vanno sistemati regolando la tensione di queste due cinghie. Come vedete questa di qua è molto più lenta di quest'altra e la regolazione va fatta per entrambe le cinghie da una rotella che troviamo sia a destra che a sinistra, quindi avrei dovuto curare meglio la tensione di questa cinghia. Comunque, sorvolando questo difetto mi sono accorto di un particolare: ho utilizzato un filamento che poi ha compromesso un po' tutto, ma mi sono intestardito e ho continuato ad utilizzarlo, quindi perdonatemi. Infatti guardate, questa bench sulla parte bassa è completamente rovinata e poi sono intervenuto, come vedete dalle riprese, regolando la temperatura, insomma sono riuscito a fare in modo che stampasse un po' meglio. Anche su questa, come vedete, manca un pezzo nella parte posteriore, però tutto sommato, tolta la parte bassa, come stampa va bene, c'è un minimo, pochissimo di stringing. E il resto dei difetti dipendono dal filamento, e vi dico questo perché anche in questo caso, come vedete su questo Superman, è pieno di difetti proprio per via del filamento utilizzato. Guardate, sono gli stessi difetti che troviamo sulla barchetta, quindi il filamento multicolor che ho utilizzato finora andrebbe sicuramente rivisto e fatto seccare un pochettino. E infatti ho ristampato Superman utilizzando un altro filamento e come vedete quei difetti non ci sono più, si vedono sempre queste ricature dovute alla mancata tensione della cinghia. Purtroppo quando si staccano i supporti diventa di colore bianco. So che è facilmente recuperabile, ma preferisco farvi vedere i pezzi esattamente come vengono tirati fuori dalla stampante e non intervenire in alcun modo. Comunque sia, la stampa mi piace, è venuta bene e l'unico problema, ripeto, sono queste piccole righine che sapete meglio di me che si possono risolvere con molta facilità. Dopodiché ho stampato questo cubo, la prova del 9 che mi ha testimoniato che il problema era proprio sul filamento. Infatti questo è il filamento multicolor stampato assieme ad un filamento di colore rosso. Come potete vedere i difetti sono solo ed esclusivamente su quel filamento. Sul colore rosso non abbiamo alcun problema di stampa, ma anche sulla superficie, come vedete, il filamento rosso va bene, invece l'altro filamento ha qualche problema. Mi dispiace che non possa fare altre stampe per farvi vedere la qualità con dei buoni filamenti, ma ci vogliono davvero tantissime ore. Quello che conta durante una recensione di una stampante, secondo me, è vedere le sue potenzialità. Ovviamente questi piccoli difetti sono risolvibili utilizzando un filamento adeguato e dando le giuste impostazioni per quanto riguarda la temperatura, la tensione delle cinghie, eccetera.
come macchina è davvero molto valida, permette di ottenere dei risultati che con altre stampanti non si possono ottenere. È vero, esistono diverse stampanti che possono stampare in doppio colore, vi ho già recensito anche la Lotmax, ma quella ha un solo estrusore e non è assolutamente paragonabile ad una stampante di questo tipo. Questa può stampare contemporaneamente due pezzi, quindi ci velocizza di tantissimo il lavoro. Potremmo anche riempire il piatto di stampa di pezzi stampati per metà con uno e per metà con l'altro, quindi dimezzando davvero il lavoro, cosa non indifferente. Parlando però del piatto di stampa, mi sono accorto che è leggermente concavo, infatti sotto ho dovuto mettere un foglio di alluminio e ho risolto il problema. Certo, è una soluzione casalinga molto diffusa, sarebbe stato meglio se fosse stato dritto, però grazie a Dio con questa soluzione del foglio di alluminio si recupera lo spessore mancante e si possono ottenere comunque delle buone stampe. E questi pezzi particolari a forma di pettine che vedete sul piatto di stampa sono stati staccati da questa parte, come vedete, perché servono a fare la calibrazione tra i due hot-end. Adesso metterò delle inquadrature durante il processo di calibrazione. In poche parole bisogna stampare con due filamenti sui due estrusori queste figure che devono combaciare nella parte centrale tra di loro e devono avere, sia per quanto riguarda l'asse X che per quanto riguarda l'asse Y, lo stesso posizionamento e la stessa distanza per entrambe le coppie allineate. Tramite i tasti sul display possiamo quindi decidere di spostare verso destra o verso sinistra, in avanti o indietro di un tot di millimetri l'estrusore in modo da avere un allineamento perfetto, cosa che sono riuscito ad ottenere quasi benissimo. Infatti, come vedete, c'è un minimo di differenza come distanza da questa parte, ma me ne sono reso conto troppo tardi e non mi andava di interrompere la stampa per correggere questo mezzo millimetro. Comunque la stampa è riuscita molto bene. Peccato per questo filamento che ha rovinato un po' tutto. E adesso diamo un'occhiata al display, quindi accendiamo la stampante, appare la scritta Sovol 3D. Perfetto, dopodiché avremo il nostro menu. Abbiamo la possibilità dalla prima voce di selezionare un file da stampare e troviamo già nell'SD alcuni file di esempio che permettono di stampare sia pezzi duplicati, pezzi singoli, eccetera. Riconoscerete il tipo di file dalla scritta che precede il nome dello stesso file. Infatti, come vedete, c'è scritto dual oppure mirror, eccetera. Io non ho stampato in modalità mirror perché comunque, avendo fatto la prova stampando in modo affiancato, è praticamente la stessa cosa. Vedreste i due hot-end che lavorano in contemporanea, però con il pezzo speculare. Prima di avviare la stampa però dovete decidere tramite questo tasto che tipo di stampa volete seguire, quindi dual mode, single mode con un hot-end, single mode con l'altro hot-end, duplicare oppure in modalità mirror. Questa invece è l'icona che ci permette di lavorare sulle temperature: temperatura del nozzle 1, temperatura del nozzle 2, temperatura del piatto di stampa e il tasto per abbassare le temperature, quindi interrompere il riscaldamento. Da quest'altra voce invece abbiamo setting. Possiamo avviare l'autolivellamento, la macchina si sposterà al centro, si posizionerà quindi l'hot-end di sinistra al centro del piatto e tramite il foglio di carta dovremo decidere con delle impostazioni sempre che appariranno sul display la distanza corretta, avendo un minimo di attrito tra l'ugello e il piatto di stampa. E dovremmo anche livellare tramite le rotelle i 4 punti, quindi dovremmo spostarci nei 4 punti, posizionare il foglio di carta, ruotare le rotelline fino ad ottenere quell'attrito che consente al foglio di strofinare leggermente. E dopodiché potremo avviare finalmente l'autolivellamento. La testina si sposterà e tramite il BL Touch su più punti del piatto di stampa riconoscerà quale sarà l'altezza dello stesso, adattandosi durante la stampa. Questa è la voce che ci permette di spostare i vari assi. Questo serve a rifornire il filamento, ma è una cosa che si può fare anche in modo manuale spostando questa levetta e quindi inserendo oppure disinserendo il filo. Con questo disabiliteremo i motori, sono già disabilitati, altrimenti apparirebbe l'icona del motore. E con questo potremmo regolare quello che vi dicevo poco fa, quindi l'offset sia nell'asse X che nell'asse Y di 2 mm. In questo caso ho risolto. Certo, se nell'asse X avessi dato un decimo di millimetro in più, forse sarebbe stato ancora meglio. E queste invece sono le informazioni sulla macchina per quanto riguarda il modello, l'area di stampa, il firmware, eccetera. Firmware che ho già aggiornato. Quindi ha un menu effettivamente non molto ampio, non è ricchissimo, la lingua è solo in inglese, però ci permette di lavorare sulle funzioni principali che riguardano strettamente la stampa. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa stampante 3D? Per me è una novità, una bella novità. Non avevo mai provato una stampante di questo tipo e obiettivamente vedere danzare due hot-end, due estrusori che stampano contemporaneamente due pezzi
pezzi sullo stesso piatto di stampa è qualcosa di straordinario, ma oltre all'entusiasmo per quello che fa la stampante, quindi esaltarci nel vedere questo tipo di tecnologia, effettivamente se ne trae un vantaggio in termini di tempo e in termini anche di utilizzo, perché se dobbiamo stampare qualcosa formato da due pezzi che possiamo unire fra di loro, per esempio una sfera formata da due semisfere, possiamo stamparle in modo speculare, nel caso della sfera non è necessario, quindi l'esempio non calza proprio perfettamente, e poi unirli fra di loro. In questo modo acceleriamo di tantissimo i tempi durante la fase di stampa, ma la cosa più interessante è la possibilità di stampare contemporaneamente due filamenti che interessano un solo pezzo. Davvero una cosa straordinaria, a me è piaciuto tantissimo. Vi lascerò quindi il link giù nel primo commento e nella descrizione per poter vedere questo prodotto sul sito ufficiale del venditore. Se riesco a trovarla anche in qualche sito, in qualche store per farvela comprare con qualche altro codice di sconto, lascerò tutto nel primo commento e nella descrizione. Quindi non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate anche sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!